Eccoci, siamo qua per Giulia. Ciao Ciao a amore. tutti, ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Come la vedi? La vedo che sta montando un cavallo. Sta andando a cavallo, un cavallo marrone con delle macchie bianche. È una vita precedente. Ti dà ti dà Sì, l'autorizzazione? sì, si È una ferma vita con il precedente. cavallo, tira le briglie e mi fa di sì con la testa. Qual è il motivo per cui ti mostra questa vita? Mi mostra questa vita perché è stata in parte caratterizzata da una grande libertà, soddisfazione per quello che faceva, amava molto andare a cavallo. Ma poi a un certo Mhm. punto tipo ha avuto una brutta caduta a cavallo. Vedo che proprio cade giù, picchia la testa. E? Che succede? Mm, Ah, non... poi a letto per diverso tempo, paralizzata. E vedo che fa tipo Vuoi una dirmi specie che questa... di voto alla Madonna. Mhm. Vuoi dirmi che questa è la connessione con il mal di testa? In gran parte sì, non unicamente, ma in gran parte sì. Va bene, vediamo la vibrazione di Giulia. 1,3 miliardi. Consapevolezza. 79%. PS. 39% PS. Vite precedenti. 1749. Cervello. 6,2%. Cinema. Compagno. Primo figlio del compagno. Figlio di Giulia. Padre del figlio di Giulia. Quindi 4 uomini. Allora, Più figli. amma degli abbracci. Una donna. L'Avatar. Il dio sceso sulla terra. Che dice a tutti di cinivaccarsi. Prego. Allora, i due figli sì, entrambi in prima fila anche se distanti fra di loro. Sono tipo 4 posti di distanza l'uno dall'altro, ma entrambi in prima fila. L'attuale compagno è venuto con una bottiglia di birra, però si è seduto. Birra L'ex fuori dal cinema. Io voglio la birra. Non voglio dipendenze, stupefacenti, non voglio niente. Il cinema è mio e decido io. Quindi via la birra, se lui non vuole rinunciare alla birra se ne va. Non è un bar, è un cinema. Allora un attimo, perché lui mi lascia la birra e mi prende tipo i popcorn, come se avesse sempre bisogno di una distrazione, se non ce la facesse a focalizzare l'attenzione, capito? Se proprio deve, si prende pure la distrazione. Se Mm. viene qua però per prendere informazioni. Se viene qua perché deve, no. Se viene No, qua no. per spiare o per fare polemica, no.
No, fuori. vedo più che ha difficoltà a concentrarsi, a prendere concentrazione. Va bene. L'ex compagno, in fondo, vuole, in fondo, in corrispondenza del proprio figlio. Mm. Più che altro per creare un minimo di connessione col figlio. Mhm. Riguardo Amma vedo una cosa strana. Mi fa ridere perché allora questo cinema oggi si presenta come se fosse, sai, tipo una palestra fatta a cupola. E Amma è come se fosse spalmata sopra questa cupola che la vuole abbracciare, quindi all'esterno. No, no. Amma viene giù e si siede. Non si spalma su nessuna cupola. E si crede di essere. Viene giù l'indiana e si attacca a qualche sedile, come tutti. No, No? no. Via allora. Ha una PS? Non ha una sua personale PS, però ha talmente tanti devoti a sé che è come se avesse creato una PS sintetica, Ma come? È un assorbendo. avatar. Non ha neanche una sua PS, è un avatar. Non ha una PS. No. Cos'è? Un programma. Sì, è un programma ed è come se avesse una sorta di aggancio per tutte le altre energie delle PS. Mm. Chi sono le entità collegate a questo programma Amma degli abbracci? Chiamale. Lei mi fa vedere diverse divinità induiste, Mhm. Primo o secondo universo? secondo universo, Te? però vedo che ha delle connessioni anche con il primo universo. Allora, prevalentemente sono tutte del secondo universo, ma è come se fosse riuscita, proprio attraverso, vedo queste sue braccia che abbracciano, a portare un braccio che è quello un po' più forte, non so come dirti, più lungo nel secondo universo, un braccio più corto anche nell'entità del primo universo, come per assicurarsele tutte. Va bene. Chiamiamo in un secondo cinema tutti gli adepti di Amma, quelli che vogliono, quelli che hanno un sospetto e che vogliono partecipare alla sessione, raccogliere informazioni. Ma è arrivata anche una mia amica. Ok, non me l'aspettavo. Anche lei era sempre stata una grandissima devota di Amma, l'aveva seguita ovunque. Ok, quanti arrivano? Anche la percentuale dei devoti, eh. Se sono 100%, quanti ne arrivano? 23%. Solo? Sì. Alcuni proprio non vogliono rendersi conto, non vogliono distaccarsi dall'immagine che hanno sempre avuto di lei. Va bene, allora mettiamo un ad eternum sulla fronte di Amma, dove c'è il suo pallino, e Mm. rifacciamo la chiamata. 34%. Ok, entità eteriche di Giulia. Mm. No, io dico quello che vedo, eh. Un po' Mhm. mi sorprende perché quello che lei ci ha raccontato ovviamente è una storia legata a un altro tipo, no, di religione e di religioni, però non so perché a me vengono fuori quelle della religione cattolica. Io penso che il senso sia che stanno ad indicare l'universo a cui appartengono, perché mi viene sia la Madonna sia Padre Pio. Dietro Padre Pio, tipo ci sono i militari. Poi
Cioè la Madonna e Amma non so perché me la dà come una stessa cosa. Mhm. Come se fossero su due piani e si alternano questi due piani. Prima arriva una in primo piano, poi l'altra in secondo piano. Tipo il Dalai Lama, poi dopo mi fa vedere che prende a braccetto Padre Pio. Che bel club. Sì, non mi Quanta fa più vedere le consapevolezza che distinzioni. gronda. Sì, Quanta consapevolezza, che bell'ingannone che è questo, eh. sì. Poi c'è, proprio all'insegna di questo inganno, c'è uno scoiattolo, che insomma noi non è che lo conosciamo come un'entità precisa, no? E mi fa porre l'attenzione sulla sua coda, potrebbe essere un canide, e sugli occhi che sembrano quelli tipo di un falco. Scoiattolo. Che Sì. DNA ha questo scoiattolo? Io dico falconiforme, canide, ma secondo me anche felinoide. Perché poi ha le vibrisse del gatto. Ma perché è a forma di scoiattolo? Perché piace ai bambini. Perché è una creatura che è ritenuta molto tenera. Va bene, poi? Poi vedo tipo una tigre del Bengala. Mhm. Un altro felinoide? Sì. Poi? L'esercito, te l'ho già detto, sì, che stava lì dietro Padre Pio. E poi vedo 5DL. Entità mentali. Però ci sono anche dei pleiadiani dentro. Mhm. Pur. Me ne viene una che si chiama Diavoleria. Che grado? 6. Mhm. Me ne viene una che si chiama Vergogna. Che grado? Queste è 3, che raccoglie dentro di sé anche la bassa autostima e diciamo così la non approvazione di se stessa per le scelte che ha fatto e Mm. quindi questa vergogna che ne deriva un po', no? Poi? Quindi, diciamo questa 3, 4, diavoleria e 6. Poi vedo 5, una sorta di finta empatia. Cioè è un inganno dell'empatia, quella che lei percepisce essere come empatia verso le persone deboli, disagiate e verso anche i contesti lavorativi Sociali. Mm. caratterizzati, sì, sì, esatto, sociali. Ehm, Non è un'empatia, è una finta empatia, in realtà è un autosabotaggio, Perché? perché lei agganciandosi a queste persone in difficoltà si illude di poter trovare una sintonia, un'affinità. A volte si illude anche di poterle, tra virgolette, guarire, o Mhm. di potersi sentire al proprio posto. In verità tutti questi contesti e queste persone le sottraggono sempre più energia. E non li E la aiuta. no, 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 chiaramente no, non aiuta loro, non aiuta se stessa. Tre entità mentali, c'è una quarta? È una dipendenza che io vedo, allora, è a livello 7 questa dipendenza, Mazza. che è però, Leone. non so come, non solo, cioè è come se fosse una dipendenza che le raduna tutte. Allora, la macro dipendenza che è anche un'entità collettiva è una dipendenza affettiva. Ah, E dalla dipendenza affettiva si sviluppano altri tipi di dipendenze.
che nel suo caso in questo momento è quella da marijuana, ma che secondo me nel passato è stata anche di altre cose e che d'altra parte fa sì che lei si senta, diciamo così, anche attratta da persone che a loro volta hanno dipendenze e con cui creare delle codipendenze perché se le nutrono a vicenda. Impianti. Mi fa vedere un impianto mentale non semplicissimo da descrivere. Allora, è come se fosse il gancio dell'orecchino, no? È presente che è come se fosse un semicerchio aperto con con un altro gancetto. Allora, questo gancetto lo vedo tra il mento, il gancetto minore, diciamo così, tra il mento e la bocca. L'altro gancio va su e arriva a coinvolgere tutta quanta la testa, la nuca, la cervicale. A cosa serve? Questo serve a acutizzarle l'emicrania a grappolo, serve a farla sentire anche un po' appannata, offuscata, in modo che lei non riesca a comprendere quali sono le scelte più sane e appropriate per la propria vita. Poi? Mi fa vedere la zona dorsale, proprio il retro della schiena, ed è dal retro della schiena che nasce il fastidio alla spalla sinistra. Come se fossero tipo dei pugnali, mi fa vedere, no? Dei pugnali che però lei poi avverte specialmente a livello della spalla sinistra. Ok. Questo è un pezzo delle articolazioni che ci ha detto e quando lo dicevi lei ha annuito. Poi? C'è qualcosa di... è come una pressa, tipo una specie di rullo compressore al petto. Ed è tipo una compressione che poi, allora, le schiaccia il petto, ma le agisce poi sulla parte inferiore. È come se avesse un riverbero, una ripercussione tutto sotto, fino alla fine, fino alle zone intime. Mm-hmm. Io vedo anche i polpastrelli della mano destra. Mm-hmm. Tutta la gamba destra, i 2 piedi. Piedi inclusa caviglia. A cosa servono questi? Mi fa vedere lei, probabilmente mi fa vedere questa immagine proprio perché ci ha raccontato un incidente avvenuto quando era in treno. Mi fa vedere lei che anziché camminare sulla banchina della stazione, cammina sulle rotaie, come se i Mm-hmm. piedi così fossero predisposti solo per camminare sulle rotaie. Quindi anche con il pericolo imminente che arrivi il treno, quando di fianco alla banchina potrebbe andare sulla banchina, ma no, i piedi così le consentono solo di stare sulle rotaie. Questo lo vedi in eterico. Sì. Okay. Nella realtà, appunto, lei cade, sanno di avere i piedi nel posto giusto, lei cade malamente. Adesso non ricordo se sulle rotaie, contro il treno, adesso non ricordo, però sulle rotaie. Okay. Lei pensava di essere sulla banchina, invece ha messo il piede in fallo e è caduta giù. Insomma. Poi il treno non c'era e il treno non stava arrivando, quindi non ha rischiato chissà che, ha fatto solo una grossa caduta. Ok, poi?
Sì. Uh, ma mi riporta su e mi fa vedere qualcosa di bocca, in bocca. In bocca. Le sue dipendenze sono legate alla bocca. Ok, Giulia, ti chiedo un sì o un no con la testa. Siccome Amma è famosa per le donne che vanno a visitarla, per le donne che appunto vogliono rimanere incinte, no? Tu... no, ok. Va bene, andiamo alla... Il figlio nel cinema, cosa fa? Non so, vedo che si tiene la testa. Un po' stanco, un po' affaticato. Sta seguendo ed è come se seguendo vedo che gli arrivano delle informazioni moltiplicate e quindi questo gli sta producendo un affaticamento che è già tra l'altro suo e vive in uno stato un po' perenne così di affaticamento. Andiamo al suo battesimo a 8 mesi, un bimbo, quasi un bebè, battesimo da Amma. Andiamo a vedere cosa succede. Possiamo solo vedere e mostrare a tutti cosa è successo. Questa è un'altra delle mie creature che venga a me, dice Amma. Chiaramente non lo dice pubblicamente. Ok, cosa comporta questo sul bambino? Allora mi fa vedere la mano Amma con cui poi lo tocca. Allora che sul dorso ha il suo colore della pelle, no? Quindi va bene, ok, olivastra. Invece il palmo della mano è completamente nero. Questo palmo della Eterico. mano, sì, sì, certo. Questo palmo della mano nero è il timbro, diciamo così, del secondo universo. È allo stesso tempo timbro e calamita per il secondo universo. Pensate che bello. Io ci sono nel cinema, visto Sì, che tanti anni fa un giro lì me lo sono fatto pure io, sì, troppo. Ok, ma io sono già sì. sconnesso da sta qua. Allora, tu nel cinema sei venuto che ti stai premendo una di quelle penne, hai presente a scatto? Mhm. Un po' così nervoso sul labbro. Come a dire, ah dai, davvero ho fatto questo, davvero quasi quasi Allora ci io sono adesso cascato torno questo. indietro, purtroppo sono andato 2 volte, mi vado a Sì. riprendere la mia energia, la prima e la seconda. E alla prima e alla seconda metto sulla pallina rossa sulla fronte di questa signora una Deternum, Ottimo. Vedo uno che dei mano a mano. più potenti mai realizzati. Sì. Così questo programma impara a ingannare anche me. Mm? Gli ingannatori non hanno giustificazione, sono solo degli ingannatori. Il suo corpo così abbondante, così materno, quando gli hai messo la Deternum, vedo che mano a mano si riduce sempre di più e quello che ne rimane è solamente un fumello nero. Ok, va bene. Sono un po' di rumori, ma cerchiamo, tu non sei distratta da questo? Chiedo scusa. Sei distratta, no? No. Ok. Causa esoterica della cefalea. Cefalea a grappolo, improvvise, non c'è nulla che possa contrastarle, se non dei lavaggi freddi nelle parti intime. Dopo anni è riuscita a scoprire una cosa del genere. Causa esoterica. Ah, ok.
Ok, allora mi ripresenta quella vita lì a cavallo, mi fa vedere che quando lei era a cavallo era incinta Mm, e quindi nella caduta a cavallo lei ha perso il bambino. mm, Ok? Quindi è come in qualche modo per lei collegare le parti intime alla testa mm. per questa sua vita passata. Lei ha perso il bambino, vedo che lei è rimasta allettata completamente ed è poi la madre che ha fatto questa specie di voto alla Madonna affinché la figlia potesse in qualche modo ritornare a camminare, no? Ritornare a una vita normale. Attualmente lei Così è stato? conserva, Lei tornò vediamo, a camminare? no, io la vedo proprio in sofferenze brutte brutte. Mhm. Dicevi? No. È come se lei conservasse la memoria di questa associazione qui, figlio e testa, e quindi parti intime, il grembo e testa. Mhm. E quindi tra l'altro mi dice nelle parti intime qualcosa con la propria madre, che era sia la madre di cioè il rapporto materno, c'è qualcosa da regolare a livello del rapporto materno, da ritornare in equilibrio col rapporto materno. Scusami Giulia, tua mamma è viva? Sì, chiamiamola nel cinema. Mi viene fuori la parola incomprensioni, nel senso di non sentirsi compresa, di non sentirsi amata, accettata. Lei dalla madre. Giulia dalla Mm, madre. sì. Viene nel cinema la madre? Ah, è strano, è come se ci fosse uno sdoppiamento. È come se una parte di lei assolutamente no, non viene, e poi c'è una parte di sé che per una qualche ragione si sente eventualmente pronta perché nel caso in cui mi dice si avvicinasse l'ora della mia morte, io voglio avere tante informazioni. Mm. Per il dopo, non per l'adesso. Eh, esatto. Come se in questa vita forse più di tanto non riuscirebbe a sfruttarle, ma sa che per il dopo sì. Vabbè, l'importante è che venga, Sì, anche se per motivazioni bah, un po' discutibili. sì, Quindi la cefalea, la madre adesso vede che è legata in parte al rapporto con la figlia. sì, lo vede. Causa esoterica dell'insonnia. Ah, tra l'altro, vedi, in eterico mi fa vedere le varie carezze ricevute, tipo mi fa vedere la carezza di Amma. Poi per qualche ragione mi continua a far vedere la Madonna, mi fa vedere la carezza della Madonna in testa e la carezza che lei voleva dalla mamma. Mm. Mm. Scusami, mi sono distratta, ripetimi, Lucio, scusa. Insonnia. Insonnia mi fa vedere come questo impianto riesce proprio a interferire, mi dice proprio con il suo livello di melatonina e d'altra parte nel suo caso, allora è vero che la cannabis eh, fa da antidolorifico, ok? Nel suo caso, Mm. però allo stesso tempo le crea una sorta di senso di colpa, non so, di non star facendo una cosa giusta ed è Mm. come se questo in qualche modo non la facesse stare in quello stato d'animo di rilassatezza per cui si può lasciare andare al sonno. È come se ci fosse una tensione mentale continua. Un senso di colpa. Sì, di colpa. Allora, vedo, allora hai ragione, senso di colpa vedo legato per esempio a questo aborto che ha fatto quando era ragazza.
senso di colpa, non so per quale ragione, ma anche un po' verso il figlio attuale, perché magari vorrebbe fare di più, perché magari avrebbe voluto scegliere un compagno diverso, anche quello attuale, visto che sta producendo dei subbugli in casa. Quindi senso di colpa proprio perché non riesce a far andare la vita per sé e per il figlio in maniera buona, in maniera serena. Questo le dà proprio difficoltà ad addormentarsi. C'è una vita passata con il figlio. Perché me l'ha scritto adesso Giulia, che quando a lei viene da parlare del figlio, a volte si sbaglia e dice invece di dire mio figlio, dice mio fratello. Mio fratello, vero? Mio fratello. Perché? Allora, io qua mi sono venuti i brividi. Allora, dunque, però anche in questa vita io vedo che lei era la sorella maggiore e l'attuale figlio era il fratellino minore. E vedo che c'era questo senso di allora in guerra, vedo che c'era la guerra qua e vedo che lei proprio aveva questo senso di protezione incredibile per il bambino, perché per la guerra loro erano rimasti senza genitori. Vedo proprio che tenta di dargli ogni tipo di benessere, anche di fargli pesare il meno possibile questa situazione di orfani, oltre che di difficoltà materiale. Vedo che continua a proteggerlo di qua. Ok, Ed è come se però appunto non ci fosse stato lo scatto quasi di madre, no? È rimasto ancora un po'. ok. Causa esoterica dei problemi alle articolazioni. Li abbiamo già affrontati marginalmente, ma li vediamo adesso. Tipo mi fa vedere etericamente lei che afferra qualcosa ed è come se questa mano che l'afferra si sbriciolasse, come appunto se non fosse in grado di far sua una cosa buona, una cosa bella, di far sua e quindi prenderla per le mani e utilizzarla per lo scopo per cui quella cosa è stata creata. È proprio questo per quanto riguarda appunto le articolazioni della parte superiore. Mani, braccia. Sì, E gambe? le gambe lo vedo di nuovo legato a questo discorso dei binari, come se lei stesse in un certo senso, diciamo, tra virgolette, fuori strada, un po' in balia dei possibili pericoli, ma poi proprio in solitudine mi fa vedere, perché mi fa vedere la banchina che è affollata di gente, alcune persone chiacchierano fra di loro, lei che cammina invece sui binari e vedo proprio questi pietroni grossi che ci sono tra i binari, a piedi nudi, sola, quindi con i piedi feriti, doloranti. Proprio come se questi dolori alle articolazioni le facessero proprio fare questa vita qua. Non so come dirti, di decentramento da se stessa, di allontanamento anche dagli altri, gli altri che potrebbero essere quelli costruttivi, perché invece stare con gli altri che hanno disagi, che hanno dipendenze, lei riesce. Ma è comunque sempre stare, non so come dirti, ai margini rispetto anche a ciò che è socialmente accettabile, mi fa vedere. Tutto questo si riflette sulle articolazioni. Sì. Causa esoterica della scelta dei compagni. Relazioni sempre con uomini traumatizzati. Volevo dirti che mentre hai fatto questa domanda è venuta fuori anche una eh, emozione legata poi anche
alla vergogna, legata anche alla finta empatia, che è l'autopunizione, mi viene fuori. Questo senso di autopunizione, di autopunirsi. E anche legata, io credo, a questa domanda che mi hai fatto. Quasi per autopunirsi va a scegliere dei partner sempre molto problematici. Da un lato, appunto, credendo di riscattarli, poi riscattando loro, pensando di riscattare se stessa. Dall'altra vedo proprio la grande partecipazione di tutto il secondo universo che proprio spinge all'interno della sua vita, li seleziona e glieli fa proprio parare lì davanti questi soggetti con cui poi lei non potrà avere una relazione serena. Ok. Il compagno è fiamma, anima gemella o niente di tutto ciò? C'è una piccola affinità eterica, però può essere tipo un livello 1. Una qualche affinità c'è, però è proprio piccola. No, scusami, il padre del figlio, stessa domanda. No. Nessuna. La fiamma esiste? Grezza o già fatta, formata? Sì, me la dà a Milano. Me la dà a Milano, però allo stesso tempo mi dice che bisogna togliere delle sovrastrutture in lei affinché loro si possano incontrare. Uno stravolgimento completo. Lavoro, casa, tutto? Non ho capito se è un ex personal trainer o è un personal trainer tuttora. Potrebbe, non so, una delle due cose. Ma lei lo conosce o è totalmente sconosciuto? Non so se ne ha sentito parlare, non è completamente sganciato da lei. Cioè, anche solo qualcuno che gli ha accennato dell'esistenza di questa persona, però non è una novità assoluta, non è un completo sconosciuto. Ok, un conoscente magari. Qualcuno che ha conosciuto nel suo lavoro? Mi dice conoscenza indiretta. No, non mi dice conoscenza diretta. Mhm. Quindi è possibile che ci sia un tramite di mezzo che può connetterli. No, conoscenza diretta no. Mi sembra indiretta. Ok. Causa esoterica dell'instabilità economica, della sensazione di non essere valorizzata per il proprio potenziale e quindi alti e bassi a livello lavorativo. Molto legato alla sua infanzia, al rapporto con la madre. Sono derivate veramente tante insicurezze e tanti proprio meccanismi distorti di gestione della propria vita. Per esempio? Ehm, Questo spropositato tendenza a sacrificarsi per gli altri, rendendosi poi conto che questo sacrificio poi risulta essere anche un trabocchetto, perché poi anche i suoi compagni per cui lei si è sacrificata non sono poi così riconoscenti. E analogamente, quando va ad inserirsi in determinati contesti lavorativi sociali, dove lei Mhm. lo fa con buona fede, con generosità, si rende conto che di nuovo ci sono delle dinamiche negative, corrotte dietro. Mhm. Mm. Do proprio una sorta di, eh, diciamo così, condizione di pena. Pena inteso anche quasi in senso giuridico, no? Come se lei dovesse scontare una pena. La sta Mhm. scontando in varianti. Autoinflitta.
si autoinflitta dalla salute alla parte sentimentale, lavorativa, economica, ecco, sì. C'è un contratto di questo tipo nel cluster? Scontare la pena? Sì, mi mostra lei proprio dietro alle sbarre e dice fine pena mai. È sul contratto, sì. Chi l'ha stipulato? Scusami Lucio che non ti ho sentito, ripetimi. Con chi l'ha stipulato? La maggior parte delle persone presenti in questa sua vita ovviamente sono personaggi chiave di questo contratto. E poi vedo che l'ha stipulata anche un po' con le cellule del suo corpo. Va bene. È per questo che funzionano, mi dice, questi trattamenti freschi che lei fa nella zona genitale. Quella è una zona molto potente e allo stesso tempo molto, ehm, tra virgolette, primordiale, Ok. quasi priva di certi condizionamenti. Lei deve ritornare proprio un po' a una pulizia Allora, posso fare complessiva. qualcosa per aiutare mio figlio, mi ha appena scritto. A proposito di questo, allora, l'ipnosi è diretta alla persona che la richiede. Qualunque altro trattamento indiretto e non richiesto dalla persona non ha nessuna efficacia. E stiamo parlando di, come dire, assistenzialismo, che è, come dire, una forma di interferenza di cui soffri, e l'unica cosa che mi scrivi, Giulia, è come posso aiutare qualcun altro, proprio centrato. Il punto non è questo, il punto è uscire dal problema personalmente come individuo Giulia e quindi chiaramente in maniera indiretta un bambino che è tuo figlio, che dipende da te, ne godrà e avrà dei benefici. Questo è l'unico approccio possibile. Chiudere con questo assistenzialismo, con questo sacrificio per gli altri, ignorando se stessi, aiutare veramente se stessi, diventare una nuova persona e quindi di riflesso aiutare gli altri che ci sono intorno, i quali che però se vogliono possono continuare con il loro problema X. Può essere il figlio, può essere il compagno, può essere la collega, il collega o chissà chi. Questa è la mia visione, dopo 6 anni, è l'unica visione possibile, l'unica. Tristezza, marijuana. Come posso aiutare mio figlio? Stop marijuana. Fonte di dipendenza, basse frequenze, bassissime frequenze, 1,3 miliardi. A quanto starebbe Giulia, Monica, se non avesse mai fumato una canna in vita sua oggi, con le stesse identiche condizioni? Zero marijuana. Vammelo a vedere. Mi dice 8 miliardi. 18 miliardi. Quasi 18 volte tanto, 15 volte tanto. Quindi, come posso aiutare mio figlio? Stop marijuana da oggi. Fine. Non meno. Fine. Stop marijuana. Forever. Per sempre. Entità che sono collegate alla marijuana, in generale e nel caso di Giulia. Via. Che entrino dalla porta, dice posta per te. Blah. Allora, qua c'è una cosa un po' spinosa da dire. Vai, Io provo a dirla come posso. dilla. Così com'è. Cioè, spero di non incorrere in equivoci Vai, rispetto a vai, quello che vai. dico. Di per sé la marijuana è realmente terapeutica, ma Mhm. c'è un grosso problema che è stata proprio messa in questa matrix per essere davvero un'arma a doppio taglio, nel senso che è stata utilizzata per esempio sotto forma prevalentemente di sigarette, quindi ovviamente andandosi a combinare con tutta una serie di problematiche e di danni, legandola quindi al fumo. Mhm. E allora in quel caso diventa molto nociva, anche perché arriva in una maniera ehm, depotenziante per l'individuo.
in verità, io dico quello che vedo, la Mhm, marijuana usata in altri modi è terapeutica. mhm. Ma Quindi lo vedo per cibo? esempio, come si chiamano gli infusi. Ah, Però, però c'è da dire una cosa, che essendo è come è un'arma veramente a doppio taglio, perché di facile aggancio di entità mentali, certo. di dipendenza, di codipendenza, di dipendenza affettiva. E quindi è molto difficile, non è per tutti. Mhm. E non è per sempre, e non è dipendenza. Esatto. Può essere utilizzata forse in altri in altri metodi, mezzi, con altri mezzi, può essere utilizzata come una medicina, ma poi crea la Sì, dipendenza. sì, perché mi dice per esempio iperattività va bene, Vabbè. Io resto perché sempre al di dell'idea là che non abbiamo bisogno dell'iperattività. di una minchia di niente, quindi siccome la domanda è sempre io ne ho bisogno, no. La tua risposta è sempre no. Io ho bisogno di no. Io mi basto da solo. La cura è Sì, dentro di me. se La abbiamo forza è dentro di me. esatto, questa capacità di acquisire centratura, di acquisire la consapevolezza della nostra forza, sì, non abbiamo davvero bisogno di niente. Se poi invece noi questa centratura e questa forza non l'abbiamo, abbiamo bisogno di vari ausili, tenendo presente che però talvolta ci sono di questi ausili che purtroppo sono davvero un'arma a doppio taglio. È complesso. Causa esoterica della tristezza di Giulia. E insomma, e tutte queste scelte che lei ha fatto, questa condizione in cui si trova. E poi vedo anche che lei a un certo livello è come se si rendesse conto di quale può essere davvero una buona strada. Però proprio quella che è una buona strada, lei la boccia da sola. E allora questa le dà tristezza, perché anche quando vede la luce fuori dal tunnel, se la toglie da sola sta luce, se la oscura. Autosabotaggio. Sì. Va bene. Portale Aureo, apriamolo. Chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Giulia ed in particolar modo, visto che non è un parente, l'amico Amico. che non c'è più e l'aborto avuto in passato. Partiamo dall'aborto. C'è una PS Sì, e si è già incarnata, sì, sì. Adesso vedo che ha 3 anni, è una bambina. quindi non si presenta per il portale Aureo. No, Ok. però vedo che le dice, cioè, la rassicura che comunque è stata una sua scelta di fare quell'esperienza, Mm. altrimenti non E avrebbe infatti è scelto sempre così. lei, di non farsene Sì, un sì, cruccio. sono coincise gli intenti di entrambi, delle PS di entrambi. Giulia voleva fare l'esperienza di e lei, quell'altra, voleva fare l'esperienza di. Fine. E ha detto Sì, ok, allora scelgo Giulia perché io ho questo desiderio e non scelgo quell'altra che vuole tenere il figlio. esatto. Sì, siamo molto condizionati dalla Chiesa Cattolica, ma la visione corretta non è quella. Va bene, l'amico. Subito una vicca l'amico. Si mette proprio la mano così in fronte e dice: Mamma mia, ma come mi ero combinato? E si vede che era depresso, demotivato, devitalizzato. Ma si è suicidato? Sì, no, quasi. E lui dice: Mi sono lasciato morire. La Vic l'ha presa? Sì, vedo come una sorta di scannerizzazione, no? Come se parti di lui fossero state attecchite, diciamo così, dalla Vic, no? Altre parti no, non completamente. Però rispetto a prima sicuramente ha molta più consapevolezza. Va bene.
A tutti. Vuole lasciare un messaggio a Giulia? Mi fa piacere che ti ricordi ancora di me. Vedo che le sorride, invitandola proprio a sorridere, come hai capito, un sorriso Coinvolgente. attira sorrisi, Mm. sì, contagioso, sì. Va bene, portale aureo per lui. Quanti sono i parenti, diciamo, di Giulia che sono arrivati? Oh, 78. Benissimo. Tutti dentro e chiudiamo il portale aureo. Ci sono i nonni in questi 78? I 4 nonni. Allora, cos'è che mi fa vedere? Mi fa vedere come uh, tipo, non so, della terra mi fa vedere. Fosse un mondo contadino. Forse ancora un attaccamento lì. Me ne fa vedere 2 che vanno e gli altri 2, tipo un po' sporchi di terra, arrivano anche loro. Sì. Ok, chiudiamo il portale aureo ed è giunto il momento di andare al cluster per Giulia, dove analizziamo tutti i contratti, ma specialmente quello, la pena. Fine pena mai. Mm. Dove lo vedi? Cioè, dove lo vedi? Come lo vedi? E lei lo individua o no? Praticamente mi fa vedere come se fosse un'unica grande pianta con fiori tutti a grappolo, a corolla. E tra l'altro mi dice, ah, vedi la mia cefalea a grappolo, con tutti i miei contratti, mi dice. Mm. Mm. E poi mi fa vedere in cima a questo grappolo, un grappolo, quindi non che scende, un grappolo che sale. In cima c'è questo contratto fine pena mai. Bene. Tutto il grappolone sono tutti contratti o è uno dei tanti grappoli d'uva? E che mi dice la stessa cosa, mi dice. Che io sia uno, che sia tutti, è la stessa cosa. Ah, come se gli ingredienti di questo contratto fossero un po' sparsi anche negli altri contratti ed è come fine pena mai li sintetizzasse tutti. Va bene. Tutti i grappoli, tutti i contratti, come vengono rappresentati, visti da te, non importa, tutti in un portale definitivo. È tutta sudata adesso Giulia, per fare questa roba, perché le richiede veramente tanto impegno. Mhm. Bello perché è come se non se la sentisse del tutto di fare questa cosa da sola e ha proprio richiesto una donna energia e sento che mentre mi chiede, no, di aiutarla a creare questa donna energia, è come se mi mettessi in evidenza il fatto che è tutt'altra cosa rispetto ad Amma ed è tutt'altra cosa magari rispetto a quello che ha ricevuto da sua mamma. Ed è proprio parte di sé, la parte più forte, più energica, più pura di sé. Vedo che si fa abbracciare finalmente da questa donna energia, E un mette un autentico abbraccio abbraccio. sensato, esatto. Sì. Donna energia che è lei stessa e l'argente a altissime frequenze. È come se abbracciasse la sua PS in pratica. Questa lei deve comprenderlo bene, che è proprio lei. Questa cosa lei non ce l'ha tanto chiara. Mm. Bene,
Li lasciamo abbracciati per un anno e andiamo alla fine di quell'anno. Lei ce l'ha chiara. Ok. Adesso, con la forza dell'abbraccio e della sua donna energia, toglie tutti i contratti, li butta in un portale definitivo e con questa grande consapevolezza, perché siamo a tra un anno, crea un ad eternum, lo mette qui, un secondo ad eternum veritas e lo mette qui accanto, o sopra, o Mi fa dentro, vedere che o si è fatta fuori. crescere i capelli, come se questi gli dessero ancora più forza, più energia. Bene. Ha preso con determinazione tutti questi grappoli, li ha buttati dentro il portale definitivo, l'ha chiuso e gli ha piazzato un ad eternum. E mi fa vedere tipo un sole antico, come se fosse una rappresentazione eh, un po' barocca di questo sole. Mhm. Fatto tutto? Messi due ad eternum? Sì. Com'è adesso l'avatar? Non più una vigna, piena di grappoli. Mm, come mai? Aspetta un attimo. Che l'avatar c'ha in mano un libro. Beh, sei andata dall'avatar già. Sì. Ok. L'avatar ha in mano un libro perché mi fa vedere come l'abbia condizionata anche nel non prendere quella strada di restauro dei libri e di metterle in testa che fosse solamente una scelta per ricchi. Non redditizia. È sbagliata. Questa è una credenza errata. Bene. Avatar e libro dentro un portale definitivo. Stesso lavoro del cluster. 2 ad eternum qua. E mi fa vedere che è sotto forma quasi di un amazzone, ancora di più i capelli lunghi, mi fa vedere il cavallo vicino, lei ovviamente in perfetta salute, la vedo bella muscolosa e che quindi è in Mhm. grado proprio di fare questa operazione di eliminazione dell'avatar dentro il portale definitivo e la creazione degli Ad Eterno. Fatto. Sì. Entità eteriche, tutto un lungo elenco. Amma, 4 entità mentali, tra cui una 6 e una 7. Tutto impianti, tutto questo esiste ancora. Non esiste più, vedo che però è come se Giulia adesso fosse un po' smarrita, impaurita, Sì, sì. confusa, così, no? Lo è anche nella realtà. Perché giustamente ha bisogno di tempo, un attimino per far lavorare tutta questa sessione molto profonda. Mhm. Chiediamole allora in eterico un messaggio finale, in visione anche di questo fatto. Mi fa vedere tipo un ribaltamento. Quello che lei credeva fosse da fare è esattamente posto in una maniera diversa. Mi fa vedere come parte da robe pratiche. Adesso, per esempio, me lo fa vedere davanti a un computer, non so, mi è venuto il nome di una piattaforma Mm? dove praticamente lei, Browser? No. no, dove è di artigianato, diciamo così, Mhm. dove lei si propone come restauratrice e di fatto lei, mano a mano, viene conosciuta, lei mette lì delle foto dei lavori di restauro, racconta se stessa in questi lavori di restauro e vedo che dei privati che posseggono dei libri, eccetera, la contattano per questi lavori di restauro. Va bene. Come se partisse da qua. Partisse da Nuova, qua perché questo le dà fiducia, eccetera, eccetera. perfetto. Nuova frequenza. 25 miliardi, aspetta un attimo, 25 miliardi. Poi nel momento in cui vedo che
lei si sta visualizzando in una vita diversa, vedo che cresce. C'è attualmente 25 miliardi e assolutamente in crescita. Nuova consapevolezza. 129%. PS. 45%. Bene. Vite. Erano 1.700. 1580. Percentuale di cervello utilizzata. 8. E anche questo in crescita. Ok. Rapidissima. Compagno nel cinema cosa fa? Quello che mangiava i popcorn, no? Lui. Si alza, va, Se ne va? lasciando lì un popcorn per terra. Non gli è interessato? È come se non No, non ha so, capito. Non ha capito. Non risuona. Va bene. non risuona. Padre. Padre del figlio. L'ex. Chiuso, tutto chiuso. Lo vedo con le braccia conserte, tutto giù con il mento che gli tocca lo sterno, tutto chiuso su di sé. Fratellastro del figlio di Giulia. Bene, i due ragazzi bene. Madre di Giulia. Ho preso quello che mi serviva, grazie. E figlio di Giulia. Vedo più leggero il figlio, mi fa vedere, sai come quando il tarassaco si trasforma e diventa Soffione. Mm. soffione, me lo fa vedere così, che ha in mano questo. Mi sento più Vuole leggero. dire la PS del figlio una cosa alla PS della madre? O la madre? Ah, mi fa vedere tutta la vita del tarassaco. Mi fa vedere, mamma, guarda, noi siamo tutto questo. Mi fa vedere le foglie del tarassaco, il tarassaco quando è giallo e poi appunto il cane che fa la pipì sopra. Mi fa vedere, noi siamo tutto questo e possiamo scegliere. Sai che non ho capito. Che c'entra la pipì del cane? E, tutte le fasi della vita sono quelle che noi Ah, scegliamo e ci sono tutti questi ingredienti. ah. Noi siamo tutti questi e poi possiamo arrivare ad essere leggeri come con il soffione. E lui in che fase è adesso? In C'era questo come soffione. momento sì, Va bene, tutto quello che ha fatto la madre lo può fare anche lui, solo volendolo. Mm? In eterico. vedo che mangia una tavoletta di cioccolato. In che senso? Con quale senso? È come un po' sentirsi ancora bambino, come se eh, tante situazioni intorno a sé, no? Hanno dovuto un po' accelerare certi percorsi e lui forse vuole godersi un po' di più questo suo essere bambino. Però dice allo stesso tempo ho scelto questo, questa vita qui. Va bene, come vedi Giulia? Come all'inizio? Allora, la vedo più luminosa in viso, quasi come se fosse andata, sai, dall'estetista che le ha fatto un trattamento estetico, quindi ehm, anche il viso più disteso, come se avesse dormito meglio. Sì. Però mi dice devo darmi da fare, devo comprendere tante cose, devo Perfetto. lasciare agire questo lavoro profondamente. C'è ancora traccia di qualunque interferenza abbiamo analizzato? Specie Amma, ma non solo. I vari felinoidi, i gridati, i militari, Padre Pio, questa Madonna che continuava a seguirla. Madonna come entità, non come... Cantante. No, E, cioè lei non era devota a Madonna, alla no, Madonna no, per no, niente, no. in nessun modo.
Mm. Allora, non ci sono più. Lei ha dei vivi ricordi di varie esperienze, sono durati anni. Mhm. E quindi è proprio importante questo lavoro che lei farà nei giorni successivi, nelle settimane successive, di riascolto della sessione, di elaborazione di ogni fase di questa sessione. Ma tutto Perfetto, questo non c'è più. abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti. Dimmi quando sei pronta. Sì. Conto da 1 a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Apri gli occhi. Come stai, Monica? Sto bene. Allora, mentre Sara attiva il suo microfono, io esco un attimo dalla conversazione e rientro da solo. Voi restate lì.